Quanto è bello il buonismo, non è così? Ma che dico buonismo? Vere e proprie psyop. Che bello, signori, nel bel mezzo di una guerra, mentre le persone muoiono al fronte grazie ad un'operazione militare devastante per il popolo ucraino, lo showman, ricordiamolo che prima era attore, cantante e ballerino, lo showman ucraino, l'uomo del momento nel bel mezzo di una guerra e di un mega scandalo di corruzione che ha appena travolto il suo paese, viene ospitato al Festival di Sanremo. Ah, che bella l'Italia, vero? Italia, mafia, pizza e Paperino. Qui oggi però il Paperino è Zelensky. Ebbene, oggi mi adeguo al livello di informazioni che propongono nel nostro paese e siccome avevo tempo da perdere mi sono messo e ho deciso di commentare e di dire la mia in merito a determinate situazioni internazionali, che ormai più che politica estera è diventato gossip. Ebbene, oggi si parla di gossip. Il presidente ucraino Zelensky sarà presente al festival tramite un videomessaggio. A oggi sappiamo questo, ma poco cambia, voglio dire. La notizia, dopo essere trapelata online, è finita nel consiglio di amministrazione della RAI e, chissà come mai, sta suscitando molto scalpore. Centinaia di messaggi in cui mi veniva chiesto cosa ne pensassi e colgo l'occasione di rispondere a tutti. BioBlue ha messo in piedi una raccolta firme che ha raccimolato qualcosa come 80.000 firme in poche ore e anch'io, nel mio piccolo, volevo dire la mia in merito a questa situazione. Ciò che è vero è che questo Paperino degli Stati Uniti è andato ovunque abbia trovato ospitalità, cioè non te lo dicono, ma è stato ospite ovunque, ok? Dai più alti vertici politici ed economici internazionali, passando in modo veramente, perdonatemi, ridicolo per eventi del mondo dello spettacolo e culturali come la Mostra del Cinema di Venezia, i Golden Globe, il Festival di Cannes. Non gli sono riusciti i mondiali di calcio perché la FIFA ha dato uno stop all'ultimo minuto, ma sarebbe dovuto comparire anche ai mondiali e chi più ne ha più ne metta. Lui ha il compito di impietosire chiunque gli capiti a tiro. Centinaia di eventi che, perdonatemi, ma con la guerra in Ucraina non hanno niente a che fare, sempre perché, no, ti devono mantenere in uno stato di crisi e di allerta. Ho parlato con alcune persone e mi è stato fortemente sconsigliato da chiunque di fare questo video e la mia risposta è stata la solita. Non importa se le persone condividono o meno la mia esposizione, io non mi risparmio di certo di dire quello che penso perché c'è qualcuno che non è d'accordo. Se volevo piacere e fare l'influencer non indossavo una maschera, no? Le persone lo vedono comparire truccato e vestito per l'evento, dove sia, ovviamente in tuta, ovviamente, con i vestiti verdi che ricordano la sofferenza militare e altre situazioni lontanissime dal vestito in giacca e cravatta che potrebbe richiamare ad un benestare fuori luogo per il tragico momento e non sanno, letteralmente le persone ignorano, non sanno chi è questo individuo, cosa sta realmente succedendo nel suo paese, da chi è circondato, non hanno la minima idea degli scandali che attualmente vedono protagonista il suo paese e che in un recentissimo passato hanno visto protagonista direttamente lui, e ora ci arriviamo. Non sanno che al posto di creare ponti diplomatici con la controparte interessata per fermare lo spargimento di sangue ha firmato pochi mesi fa una legge che impediva ogni sorta di trattativa con la Russia, non hanno la minima idea del legame occulto che esiste da anni fra Stati Uniti e Ucraina e dunque, perdonatemi, ma nel mio piccolo ho deciso di commentare questa notizia. Potrei essere d'accordo o meno, e sinceramente non mi interessa, ma io personalmente reputo tutto questo teatrino mediatico come una pagliacciata, e lo sai perché? Perché per ribadire istanze di pace non c'è di certo bisogno di Zelensky a Sanremo. Parliamo di attualità e sarà un video molto, ramificato perché coglierò l'occasione di spiegarvi alcune cosette molto interessanti, così magari quando lo vedi sul maxi schermo a Sanremo saprai a quale psyop subliminale vieni sottoposto. Ovviamente ti consiglio di recuperare questo video. Il solo annuncio dell'intervento di Zelensky a Sanremo ha sollevato molti dubbi e polemiche nel mondo politico, soprattutto dopo che determinati sondaggi hanno rivelato quanto la maggior parte degli italiani fosse contraria all'invio di nuove armi in Ucraina. E vorrei ben vedere, ok? Vorrei ben vedere. Te puoi dire quello che ti pare, puoi avere il tuo pensiero, ma i ponti diplomatici e le risoluzioni internazionali non si raggiungono e non si sono mai raggiunte con i carri armati.
La retorica secondo cui dobbiamo dare la possibilità all'Ucraina di difendersi decade quando si viene a sapere che le armi vengono fornite dalla NATO e dagli Stati Uniti e quando viene a sapere che i maggiori contraenti del governo federale americano sono proprio produttori di armi, ok? Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, eccetera. Sveglia! Le lobby in questo ultimo anno e mezzo hanno esercitato pressioni politiche sia negli Stati Uniti che a livello europeo per far passare leggi e iniziative che mettessero la spunta verde sul passaggio di armi all'Ucraina, innescando una nuova corsa agli armamenti dal valore di centinaia di miliardi. Questo conflitto fa comodo a tutti e purtroppo molti pensieri sono dettati dalla sola e unica ignoranza. Se la storia insegna, le risoluzioni alle crisi sono state sempre raggiunte con la diplomazia e non di certo con i carri armati. Il resto è noia. Cioè, hai capito? Il resto è noia. I se e i ma sono per i perdenti. Non puoi andare a Sanremo e impietosire le persone quando sei semplicemente il burattino di un'industria miliardaria a cui fanno comodo i conflitti da centinaia di anni. Quando tu stesso prendi ordini da Washington e fai di tutto per demolire i ponti diplomatici. In tutti i sensi. L'Ucraina, ahimè, non è un paese NATO e gli stati membri in realtà non avrebbero nessun obbligo nei riguardi di questo paese, però siccome girano miliardi in vari settori, da quello energetico a quello bellico, siccome la globalizzazione impone il buonismo quando gli stessi Stati Uniti in Iraq bruciavano la gente con il fosforo bianco, e allora inviamo le armi, non è così? Ebbene, la pace non si crea con le armi, lo diceva anche Einstein quando Fritz Haber lo voleva convincere che le armi chimiche appena inventate da lui servivano per non combattere più. Lui disse che la pace non si raggiunge con le armi, punto. Vi siete per caso scordati quando la von der Leyen disse che se il nuovo presidente in Italia non fosse stato in linea con le politiche di aiuto all'Ucraina avrebbe avuto i mezzi per metterlo in riga? Vi siete forse dimenticati che in ambito internazionale, a livello politico, anche se qualcuno è contro personalmente, deve comunque allinearsi per forza con le politiche di Washington? Ecco, è bene dirle certe cose. Io purtroppo ho pochissima visibilità e quindi le cose rimangono dove vengono dette, ma comunque è bene dirle, così almeno le persone magari quando guardano il telegiornale lo guardano in modo consapevole delle minchiate che ascoltano. Ecco, ma ascoltiamo cosa dice Vladimir Medinsky, perché come si ascolta la parte lesa bisogna dare diritto di replica anche all'altra, no? Siamo in democrazia, apparentemente. Ebbene, sentiamo cosa dice l'ex ministro della cultura russo, consigliere presidenziale e capo dei negoziati russo-ucraini che dopo lo scoppio della guerra ha condotto per mesi la delegazione russa ai colloqui di pace. Vediamo cosa disse l'anno scorso al forum di San Pietroburgo. Ho negoziato per 2 mesi con la controparte ucraina. Ci sono persone in gamba da quelle parti. Parliamo la stessa lingua. Loro erano d'accordo con la bozza del trattato di pace. E qual era il contenuto di quella bozza? Questo non glielo posso dire. Non l'intera bozza, ma diciamo il 75% di quel trattato di pace è stato approvato fino all'ultima lettera della bozza. Il 75%. Poi però gli ucraini hanno preso la bozza e hanno detto: dobbiamo parlare con i nostri partner occidentali, con gli americani. Poi sono tornati e hanno detto: gli americani non sono d'accordo. Il punto è che non sono gli ucraini a prendere le decisioni. Ed è esattamente questo il mondo che noi non vogliamo. Ditemi se secondo voi c'è da aggiungere qualcos'altro. Direi di no, vero? Ecco, è meglio stendere un velo pietoso. Cosa ne dite? Io penso che le parole dette dal signore in questione riassumano al 100% tutta la situazione. Ma l'Ucraina è stata invasa. Sì, la NATO ha invaso anche il Kosovo. È stato invaso anche l'Iraq. È stato invaso anche l'Iran, è stato invaso il Vietnam, è stata invasa la Corea, le Hawaii, la Cambogia, Laos. Dal 1945 ad oggi, saltando Trump, ogni singolo presidente americano della storia ha iniziato o è intervenuto in una guerra. Hai capito bene? Perché il complesso militare industriale voleva così. Punto. Non esistono buoni e cattivi, ti è chiara questa cosa? Ci sono semplicemente molti interessi dietro che vanno perseguiti. La differenza, cari amici, è che loro compravano i media e ti dicevano che andavano a esportare la pace nel mondo, cosa che è stata ampiamente contestata dai tape e dai documenti fatti trapelare da Julian Assange, che raccontano invece di massacri mentre lui ora è detenuto in un carcere di massima sicurezza.
La verità, signori, è che il paperino che sarà sul maxi schermo a Sanremo è semplicemente uno strumento di psyop e lavaggio del cervello nelle mani degli Stati Uniti. Stop. Ci sono veri e propri reparti militari che si occupano della cosiddetta guerra psicologica, ok? Non è che pronuncio parole a caso e fanno largamente uso dei media e dei social network. Attualmente esiste lo Special Operation Command americano che ha dei battaglioni PSYOP sia all'interno dell'esercito, dell'Air Force e della Marina. E vi assicuro che se da una parte c'è la propaganda russa, dall'altra, signori, ci sono operazioni di imbonimento collettive che giocano un ruolo chiave nel conflitto moderno. E queste operazioni fanno sì che gente come Zelensky parli ai Golden Globe, a Davos e all'interno di altri comitati economici, riscuotendo tra l'altro enormi flussi di denaro, al Festival di Cannes, a Sanremo e così via. Qualche giorno fa, sulle maggiori testate mondiali è comparsa la notizia relativa ad un mega scandalo che avrebbe colpito il governo ucraino. Corruzione ovunque, in ogni strato sociale. Sono stati rimossi 5 governatori regionali e 4 viceministri dalle proprie funzioni e perfino il vice capo dell'ufficio del presidente si è dimesso, con molti sospetti inerenti al coinvolgimento dello stesso Zelensky. Ma ovviamente ora è un volto di fama internazionale e quindi facciamo dimettere il vice capo dello staff, così ci va di mezzo lui e salva l'immagine del presidente. No, è così che funziona. Come se Zelensky fosse nuovo poi a questi scandali. No, non è nuovo, questo è l'ennesimo. Le Pandora's Papers sono 11.900.000 documenti trapelati con 2,9 terabyte di dati che l'International Consortium of Investigative Journalists, capitanati dal The Guardian, ha pubblicato a partire dal 3 ottobre 2021. Ora, qui entriamo in una branca del sapere piuttosto riservata, in argomentazioni che vengono assolutamente messe da parte e che di certo non ti accennano prima della messa in scena del videodiscorso di Zelensky a Sanremo. Ma ciò che venne fuori, caro il mio spettatore completamente ignaro, è che l'Ucraina era il paese nel mondo più coinvolto con il più alto grado di corruzione a livello internazionale e indovinate, il primo a essere stato coinvolto personalmente in questo giro sporco di denaro e corruzione fu proprio Zelensky e a criticarlo pesantemente non fu esattamente, come dire, la prima testata giornalistica di quartiere, ma il The Guardian, che spiegava come, mentre faceva finta di combattere la corruzione degli oligarchi, riceveva flussi di denaro molto discutibili che si preoccupava di lavare con determinate produzioni cinematografiche prima di spedirli nei paradisi fiscali. Ecco, non te lo dicono perché ormai è diventato, come dire, il volto della compassione. Non te lo dicono, ma un'inchiesta a documenti alla mano messa in piedi dal più grande consorzio di giornalisti investigativi di caratura internazionale ha fatto trapelare in merito all'Ucraina di Zelensky cose da galera. In questo video ho esposto le Pandora's Papers per filo e per segno. Ma c'è un'altra connessione correlata alla guerra in Ucraina e all'interesse di Joe Biden in persona nei riguardi del tenersi buono all'Ucraina? Ebbene sì, qui da Wikileaks, fra le email di John Podesta, capo di gabinetto della Casa Bianca sotto il presidente Clinton e alto funzionario dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton, ritroviamo una serie di email hackerate risalenti al 2015 dove, indovinate, si parla del coinvolgimento della famiglia Biden con la holding ucraina Burisma. Addirittura, visto che la tocco sempre piano con le fonti, riportano il testo citato di un articolo del New York Times, parlando di quando il vicepresidente Biden si era recato a Kiev, in Ucraina, per una serie di incontri con i leader del paese. Qui viene scritto che uno degli obiettivi del suo programma era quello di incoraggiare una lotta più aggressiva contro la corruzione dilagante dell'Ucraina e sforzi maggiori per frenare il potere dei suoi oligarchi, ma la credibilità del messaggio, scrive il New York Times e riporta Wikileaks, la credibilità del messaggio anticorruzione del vicepresidente Biden potrebbe essere stata minata dall'associazione di suo figlio Hunter Biden con una delle più grandi società di gas naturale dell'Ucraina, Burisma Holdings. E io qui, come dire, vi sto dando degli spunti, no? Approfondite poi. Ecco fatto, ci sono addirittura articoli del 2019 che parlavano di quanto gli Stati Uniti avessero piani per esportare il 50% del gas in più in Europa cercando di estromettere la Russia, che ovviamente stava diventando troppo potente. Ecco, tutto quello che ho cercato di riassumere qui, chi mi segue lo sa, l'ho esposto minuziosamente all'interno di determinati video. Ti basta cliccare sulla mia playlist News dal mondo per avere a che fare con una visione molto schietta del tutto.
Per tutta una serie di motivi che ho cercato di riassumere, la presenza di Zelensky in questo tipo di eventi, che sia Sanremo o qualsiasi altro evento culturale, è una pagliacciata. Nessuno è innocente, ognuno in questa faccenda ha le proprie colpe e l'Ucraina è il paese più corrotto del pianeta Terra. Quindi fatemi il piacere, non parliamo di angioletti e di martiri, perché San Francesco d'Assisi è morto il 3 ottobre 1226. Sappiate che dietro a determinate iniziative ci sono vere e proprie operazioni di intelligence. Per oggi è tutto, spero di averti chiarito le idee. Per approfondimenti in merito a qualsiasi argomento citato nel video ti rimando ad altri video che ho fatto e, mi raccomando, guardati da chi vuole lavarti il cervello. Qui Zelensky, come dire, è stato solo un grande esempio, chiariamolo, questo video non mette assolutamente in dubbio chi sia l'aggressore e chi l'ha aggredito. Anzi, chi mi segue ha compreso, questo video semmai vuole a tutti gli effetti promuovere un grido di giustizia e di pace al di là del buonismo e delle operazioni psicologiche militari. Se hai apprezzato l'impegno ti chiedo quindi cortesemente di lasciare un like a questo video così da promuoverne la visibilità e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!